Questa è la storia di Antonio Sturli, che viveva a Castel di Casio, dove c'era il Castel di Casio, un castello, per intenderci, fatto interamente di orologi. Giusto per precisare, Antonio era un nobiluomo del suo tempo. Quale tempo? Non si sa. Si dica dunque che Antonio fosse un nobiluomo del tempo e delle sue nobiltà possiamo essere più che certi. Non solo egli viveva in un castello, ma pure ciò si avvince dal cognome, Sturli. Quando lo si pronuncia, tra la R e la L, la lingua si arrotola e si srotola proprio come fa il tappeto rosso al passaggio di Sua Maestà. Parlando di dettagli più rilevanti, un castello fatto di orologi, molto peculiare, unico nel suo genere. Il riverbero del ticchettare di quell'orchestra di ingranaggi si poteva udire in ogni angolo del gran palazzo e anche alle volte in paese di notte, se il panetticchiere non russava. Come risaputo, i nobili raramente lasciano la propria magione, indi per cui la vita della famiglia reale era fortemente condizionata dal continuo ticchettare. La stirpe, infatti, ormai da generazioni, era risaputa soffrire di una terribile malattia che colpiva il cervello e portava alla follia, la tachicardia. Ne avevano sofferto i più grandi sovrani, destino inespugnabile di ogni erede e coinquilino. I migliori dottori, scienziati e orologiai avevano tentato invano di porre rimedio. Ce ne fu uno che inventò una nuova apposita medicina, la tactipirina, ma nemmeno quella aveva funzionato. E così fu che un giorno funesto il ticmometro in bocca allo zio Menelao segnò misure esorbitanti. Folle! Perse la testa! E poi di seguito anche il pappagallo impazzì. Una crisi di identità. Poverino, pure lui non faceva altro che ticchettare. Tornando al nostro Antonio, in ogni caso, ragazzo fortunato, era nato un po' più sveglio del resto del parentato. Lui decise che di pazzia non ne voleva proprio sapere e si mise così a cercare, uno dopo l'altro, diversi modi per rendere il ticchettio un po' più sopportabile. Inventò una nuova danza, il tic-tac, che andava a tempo di orologio. Poi si inventò un nuovo gioco di racchette, il tic-toc. Unica regola è colpire la pallina allo scoccare del secondo. E le tic-tac le ha inventate lui. Si portava sempre appresso una boccetta di vetro piena di palline di zucchero che scuoteva occasionalmente come fosse una maracas, così, per spezzare il ritmo nei momenti critici. Sfortunatamente, nessuno di questi metodi fu permanentemente efficace ed il nostro amico Antonio decadeva giorno dopo giorno in un loop sempre più amaro di ansia e di paranoia. Anche l'orologio della sua salute mentale stava iniziando a ticchettare. Un giorno però, Antonio, che era bravo in matematica, si fece due conti in tasca e ne risultò che la vita lussuosa a palazzo non ne valeva 7/23 del suo senno e così decise di mollare tutto e andarsene da quel castel d'inferno. Figlio sciagurato, venne diseredato, ma poco importa, perché una volta uscito venne acclamato. Spogliato di tutti i suoi beni, si mise a predicare e la vita da paesano non fu tanto male, ma ancora il povero Antonio non trovava pace. Ciò che gli mancava era il silenzio. Non ne poteva più di frambusti e tracassi. Un po' di quieto silenzio era ciò che ci voleva. Come trovarlo, però? Questo è il problema. Cominciò la ricerca. Scalò la montagna più alta che trovò. Salì e salì finché non si trovò, a spanne direi, molto lontano dal primo segno di civilizzazione. E lì, sulla cima del monte, sedutosi su un masso spigoloso, chiuse gli occhi e respirò con pathos. Silenzio. Finalmente. Tuc, 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 tuc. Antonio si girò furiosamente. Un uccellaccio cafone stava beccando noncurante la corteccia di un alberello. Maledetto! Niente silenzio! E riscese.
Provò in seguito ad infilarsi in una grotta buia buia, profonda e stretta, tortuosa e cuneosa. Strisciò in quel lungo buco per ore e ore e ore e alla fine si fermò ad ascoltare. Oh! Silenzio! Assoluto! Tic! Tic! Tic tic! Vapor! Una stalattite cominciò a gocciolare e quindi ridaglie. E mo? Che fare? Solcò un po' il mare, ma niente, di niente, continuò a cercare come si può ben immaginare. Ogni volta qualche cosa si faceva sentire. Antonio visse tutta la sua vita in disperata ricerca del silenzio, attraversando diverse crisi di depressione, 5 crolli nervosi, 2 tentativi di suicidio, una gamba rotta e l'appendicite. Poraccio. Quando fu ormai vecchio e stanco, il destino decise di fare il simpaticone. V'è che successe? Un giorno al parchetto delle Zabette, quello dopo il campo di mucche a destra del pisciatoio per nacchere, se ne stava lì seduto per la sua commiserazione delle 5 e proprio prima che iniziasse a dirigersi verso il laghetto per una seduta di pianto intensiva, ecco che dal nulla comparse un'istrice di dimensioni ragionevoli. S'avvicinò ad Antonio e, sorvolando sul fatto che sapesse parlare, si fece una chiacchierata con il nostro amico, alla fine della quale, con aria risolutiva, si staccò un paio d'aghi e glieli ficcò negli orecchi. Boom! D'un tratto Antonio non ci sentì più una mazza. Silenzio! Silenzio, vi dico! Fu una gioia passeggera. Antonio morì di lì a poco dalla disperazione per non averci pensato prima.